Ciao amici, ben ritrovati nel viaggio che ci porta alla conoscenza dei principali inchiostri neri. Inchiostri per penna stilografica, in questo caso oggi una conoscenza di tutti noi, un inchiostro che è spesso presente sulle nostre scrivanie. Sto parlando di Aurora Black. Questa gamma di Aurora che, insomma, sappiamo non è Aurora che produca direttamente gli inchiostri, ma lo farà secondo le sue specifiche o le specifiche che possano accontentare le esigenze delle penne stilografiche bellissime che Aurora produce. Dicevamo, erano fino adesso soltanto nelle tre, anzi due inizialmente, colorazioni, un blu e un nero, tanto per tagliare la testa al toro. Accontentiamo tutti con un blu e un nero. Poi è arrivato il Blue Black che si è, guarda caso, posto in mezzo. Ma recentemente, in occasione del 100° anniversario dell'azienda, è arrivata una bella collezione di inchiostri, gli inchiostri dell'anniversario, e quindi una bella tavolozza, nuovi colori e soprattutto anche una formulazione che ci dice l'azienda essere di una qualità superiore, un pochettino più attenta a quello che è l'esigenza di noi scrittori. Inchiostri che ho già provato e trovate ovviamente sul canale le recensioni. Ma torniamo a questo, un inchiostro che avevo già recensito un po' di anni fa, ma che ho voluto riproporre perché nel frattempo, insomma, le cose cambiano, cambiano anche i mezzi, le riprese e anche un po', diciamo la verità, la competenza del sottoscritto. Quindi vale la pena andare a esaminarlo nuovamente. Il calamaio è un calamaio in vetro, un calamaio che, essendo in vetro, protegge bene a dovere l'inchiostro. Ovviamente sta a noi poi non esporlo al sole, alle fonti di calore, le solite cose. Avete notato che l'ho svitato senza alcuna difficoltà. Pronti! E questo è un calamaio che ha almeno un paio d'anni, sì, sta anche finendo a dire la verità. Perché vi mostro questa cosa? Perché non c'è traccia di pigmento secco, incrostazioni sulla filettatura del calamaio, cose che altri inchiostri, ahimè, producono in quantità industriali. Questo significa già una cosa, che possiamo lasciarlo anche sulle nostre penne, nei nostri pennini, magari quando non li stiamo utilizzando anche per una settimana, per 2 settimane, senza timore che incrostino le penne, che poi accidenti non parte subito, cosa è successo. Quindi è una buona formulazione, assolutamente. Questo depone a suo favore. Così come la forma del calamaio, un calamaio abbastanza unico nel suo genere, una imboccatura ampia, perché Aurora ha moltissime penne col caricamento a pistone e quindi penne che devono essere inserite direttamente nel calamaio, intelligentemente un calamaio stretto, non largo, perché essendo stretto riusciamo a pescare anche le ultime gocce di inchiostro, anche se poi in realtà è difficile inclinarlo perché si va sempre a sporcare, ahimè, intingendo la penna un po' la parete e vabbè, poco male, l'asciugheremo. Un inchiostro che comunque, diciamo, non è dei più economici in assoluto, men che meno la nuova linea, quella dell'anniversario, che insomma si pone forse, insomma, adeguatamente al prestigio del brand ad un prezzo un po' più alto di alcuni concorrenti. Però, come abbiamo sempre detto, qui ci troviamo di fronte ad un inchiostro che sa il fatto suo, un inchiostro ben formulato. Cominciamo quindi all'analisi all'interno del calamaio, un'analisi un pochettino viziata da questa etichetta che lo avvolge sui 3 lati del poliedro, e quindi è difficile, insomma, fare una valutazione attenta, visto che la luce lo colpisce solo da un lato. Da quello che posso vedere, vedo un inchiostro che, per esempio, sul vetro del calamaio non lascia un bordo netto, preciso, quindi mi fa già capire che non è un inchiostro di quelli particolarmente viscosi. Sarà anzi un inchiostro, e i dati poi ce lo dimostrano, un inchiostro piuttosto invece rarefatto, più acquoso, per usare un gergo che noi stilografici cogliamo al volo. Un inchiostro che ha però un pigmento di tutto rilievo, perché lo andremo a vedere poi nel riscontro visivo. Dal punto di vista olfattivo è un inchiostro che non ha
non ha profumo, o perlomeno questo che è aperto da un po' di tempo evidentemente forse ha perso anche quel poco che aveva, quindi evidentemente è stato composto anche con qualche stabilizzante oppure odorizzante che vada un po' a coprire quello che è l'odore sintetico di questi prodotti. Black, lo andiamo a provare? Decisamente, lo proviamo sulla carta Rhodia o con me la Kaweco Dia2 che è la penna che sto utilizzando per questi test. Ok. Eccolo qua, è lui, inchiostro Aurora. E lui, perché è lui? Perché è un inchiostro davvero scorrevole, un inchiostro fluido, un inchiostro che fa letteralmente volare il pennino nel bene e nel male, nel bene e nel male. Allargo l'inquadratura, vi faccio vedere, basta davvero appoggiare la penna che su un foglio così, scrive solo col peso del pennino. Per qualcuno è un pro, per qualcun altro, come me, non è solamente un pro, cioè mi va bene quando devo essere veloce, quando devo appuntare, quando devo per l'appunto, dai, appuntare in velocità, velocità perché? Perché la mia mano non si stanca evidentemente, perché il pennino scorre, non trovo che questo sia il più adatto allo scopo, ma non va tanto bene quando invece amo, che so, dedicarmi alla grafia, bella o brutta che sia, ma comunque a scrivere cercando di avere un controllo della mia grafia. Perché? Perché tanta scorrevolezza a volte rema in senso contrario. Scorrevolezza, secondo me, è la parola che meglio di tutti definisce questo inchiostro. Io intanto vado a fare 2 o 3 segni che mi serviranno per la prova successiva. E poi, come potete vedere, la componente di liquida, quindi questa formulazione posta in antitesi rispetto ad inchiostri molto viscosi, li riscontriamo non solo in questa lentezza ad essere assorbito dalla carta, perché vedete che rimane molto ancora in evidenza allo stato liquido sulla carta, ma lo vediamo anche da altri aspetti, come ad esempio la carta che tende un po' a imbarcarsi perché c'è tanta componente liquida, quindi la formulazione va a premiare questo tipo di scorrevolezza in contrapposizione, come vi ho spiegato altre volte, a che cosa? Ad un inchiostro come, non so, può essere la maggior parte dei Diamine, i Sailor per esempio, i Private Reserve, che hanno invece nella oleosità l'arma per creare un film oleoso fra la carta e il pennino. Allora in questo caso avvantaggiano il pennino di una lubrificazione, quindi di una copertura su tutti i lati, specie su quelli più, chiamiamoli così, spigolosi, però appunto conferiscono anche una certa protezione, cosa che invece questo non ha. Quindi pennini un pochettino più squadrati, mi viene in mente Aurora fa un bellissimo italic nib o italico, visto che sia io che Aurora siamo italiani, fa un bel pennino italico. Ecco, in questo caso per esempio l'inchiostro Aurora va bene ma fino a un certo punto, ottimo per gli effetti di shading, per le sfumature, però un po' meno per andare a coprire quegli attacchi nelle angolazioni del pennino, quelle un pochettino più proibite. Però guardate che facilità di scrittura. E poi l'altro aspetto di questo inchiostro che tutti quanti apprezzano e tutti quanti conosciamo, il nero. È veramente un nero molto molto profondo, un nero che diciamo tende anche un pochettino all'opacità, ma è l'opacità del pigmento che si fissa alla carta. Però è anche vero che rispetto ad altri è un po' meno brillante, ma qui entriamo davvero nel mondo dei gusti personali. Diamo un'occhiata,
facciamo un attimo un'analisi di quello che vedono i miei occhi, e vedono per l'appunto, come vi ho mostrato prima, per esempio qua, un nero denso, bello, fissato alle fibre di questa carta, compatto, profondo. Bene, un nero mi aspetto che sia così, assolutamente. Diciamo che da questo punto di vista non c'è nulla da obiettare, è uno dei migliori neri. Semmai le uniche, diciamo, osservazioni che rientrano però nel merito dei gusti personali legati alla scrittura, al proprio modo di essere scrittori, riguardano la formulazione, che lo rende abbastanza, diciamo, bevarino, con una consistenza minore rispetto ad altri inchiostri. Allora, per capire anche un po' come si comporta in generale, andiamo a vedere quello che ho scritto un po' di tempo fa su un altro tipo di carta, una carta decisamente diversa. Perché? Perché si tratta di una carta economica, è il foglio di un blocchetto Pigna, Pigna Style, e soprattutto differente da Rhodia, perché è una carta porosa, non è liscia, è una carta rigata, quindi la rigatura, per quanto leggera possa essere, come in questo caso, che è un grigio molto tenue, però contribuisce a scurire, cioè a togliere luminosità. Però, fatta comunque questa premessa, ci troviamo di fronte ad un nero che non ha paura di niente. Questo è un tratto extra fine della Waterman Laureate, ma come vedete ha una capacità di contrasto anche su una carta come questa, e di mantenere un tratto estremamente sottile, eccolo qua, che pochi inchiostri hanno, perché comunque il rovescio della medaglia di una formulazione come questa è quella di riuscire a garantire anche un tratto molto fino, che magari, lo ripeto, non sarà il migliore, la soluzione migliore per i pennini flessibili, ad esempio, perché mancando della tensioattività che poi è anche alla base della adesione delle molecole quando i rebbi si divaricano, insomma qui può essere anche che magari pecchi un pochettino, però per tutto il resto funziona molto bene. E lo analizziamo in confronto sulle due carte, e come potete vedere il bianco, questo bianco unito alla finitura brillante del coating superficiale di Rhodia, aiuta comunque il contrasto. Qui ci sembra un nero ancora più profondo, osservato sul Pigna Style, un po' anche, diciamo, castrato da questa rigatura grigia che toglie profondità al nero, sembra un po' meno nero, però stiamo parlando sempre di un inchiostro come si deve. Però vedete che qua appare più deciso, questo è fuori dubbio. Andiamolo a misurare con un tratto diverso. Qui abbiamo un pennino WB della Pelikan, caspita, me l'ho segnato anch'io, fitto e profondo, si presenta alla vista, aciderbola, guardate che pienezza, non c'è un cedimento nel tratto, nella sfumatura, è pieno, denso, si fissa la carta in maniera omogenea, bello, non ci sono tanti altri aggettivi, e comunque guardate anche col tratto fino, che bella capacità coprente, ma del resto insomma è nero. Cosa nero scritto, decisamente un buon inchiostro, occasionalmente un po' frettoloso, sì, per i miei gusti è un tantino scorrevole. Andiamo a vedere quello che mi ero segnato prima, e cioè se passa la carta, ma no, come avete visto anche in corrispondenza di questo nero 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 nero, tutt'al più l'aveva lievemente imbarcata, si vede qua, ma proprio lievemente. Non so se sentite, è cominciato a piovere. Proprio bello, anche se stiamo andando insomma nella primavera inoltrata. E su questo foglio Pigna Style passa da una parte all'altra? No, neanche a volerlo. Quindi ancora una volta una carta economica, ma pur sempre di qualità. Come si comporta questo inchiostro quando lo andiamo a mettere su una finitura crema, che è uno degli accoppiamenti più bellini, se vogliamo, il nero sul crema, sull'avorio, insomma un accostamento che ha un forte richiamo vintage, eccetera, troviamo un bel inchiostro, un inchiostro che, eccolo qua, così ce l'abbiamo anche un po' a confronto con gli altri. Aurora Black resta un Aurora Black, resta un vero black, cosa che altri inchiostri, ve l'ho mostrato nei video precedenti,
magari perdono un po' perché il fondo crema della carta li ammorbidisce un po' tanto, invece qua il pigmento resta bello nero, anche se, no scusate, il pigmento, l'effetto visivo resta bello nero, anche se è indubbio che sul bianco c'è un tipo di contrasto diverso, questo lo sappiamo, ormai non serve ripeterlo. Andiamo a metterlo invece in relazione ad altri neri e, come spesso dico, a costo di ripetermi, qua è difficile. Se io facessi una prova alla cieca difficilmente riuscirei a riconoscerli tutti, però l'Aurora è uno di quelli che ha un tratto abbastanza distinto rispetto ad altri, cioè è uno di quegli inchiostri che è veramente un bel nero profondo, un nero che si fissa in modo anche particolare alla carta e quindi è abbastanza riconoscibile. In questo caso l'ho messo a fianco comunque a due altri colossi, il Perle Noire di Herbin, anche questo un inchiostro da provare, e il Pelikan 4001 Black, anche questo un colosso, perché lo sappiamo ha delle doti e delle caratteristiche che sono tutte sue e sono proprio contrapposte, secondo il mio punto di vista, a quelle di Aurora. Qui ci troviamo di fronte ad un inchiostro che a mio avviso è abbastanza invece bituminoso, soprattutto quando è aperto da un po' e ahimè comincia ad evaporare un pochettino e quindi fa scorrere il pennino nell'altro modo che vi ho descritto prima, quindi complementare potrei dire. Ancora diversa la formulazione del Perle Noire, vi invito a vedere il video che è un altro inchiostro di tutto rispetto come tutti gli Herbin. Andiamoli a vedere messi a confronto sulla Quaxima di Pigna, che è una carta veramente valida, a partire dal Mont Blanc, il Pilot Black, il Cross, il Waterman, che comunque vedete, spero almeno si riesca a vedere, che hanno un grado di copertura diverso l'uno dall'altro. Il Diamine per esempio sembra molto più leggero, ma è soltanto un inganno, perché in realtà è soltanto la capacità di dare al tratto del pennino una finezza, cioè diventa così sottile che altri inchiostri non tutti riescono a fare. Per andare a vedere il nostro Aurora dobbiamo spostarci qua, Aurora Black, e la copertura, la fittezza c'è, ma per esempio messo in diretto confronto con il Pelikan, il nero del Pelikan è un pochettino diverso. Non voglio dire che sia meglio o peggio, ma è soltanto diverso. Perché? Perché è più grasso, è più unto, è più oleoso e quindi anche la pennellata, chiamiamola così, anche se è un pennino, è diversa da quella invece tenuta un pochettino più rigorosa dall'Aurora, così come è diversa quella dell'Herbin Perle Noire. Questa è un po' la bellezza degli inchiostri, no? Sono neri, certo, qualcuno di più, qualcuno di meno, però poi alla fin fine si tratta di sceglierli in base alla nostra qualità di scrittura, alle nostre esigenze di scrittura, e fortunatamente sono tanti e quindi troveremo di sicuro quello che piace a noi. Questa è una carta di tipo economico, la mostro perché in questa carta in particolare si può apprezzare il fatto che gli inchiostri sembrano quasi tutti uguali. Una carta economica appiattisce le caratteristiche, le qualità dell'inchiostro, del pennino. Su una carta economica scrivono quasi tutti bene i pennini, ma non perché scrivano bene, ma perché sono così compressi nel loro esercizio delle qualità, delle peculiarità che hanno, che sembra che scrivano bene tutti quanti. Quindi, ancora una volta, vi esorto, quando volete provare, sprecate un foglio di carta di quelli buoni, non commettete l'errore di dire provo su una carta da poco perché tanto, no, perché non ci capirete niente, sarà un test che non serve a niente. Non ripeto un aneddoto di Enzo Ferrari che comunque diceva che dai, addolciamolo, uno sciocco pagato poco resta comunque uno sciocco. Ecco, lui si riferiva al pilota e non usava questo aggettivo sciocco, ma un altro termine. Una carta economica dimostra che tutti gli inchiostri passano da una parte all'altra, ma non c'entrano niente gli inchiostri, assolviamoli per favore, qui si tratta di carta. Su una carta un pochettino più pregiata gli stessi inchiostri non passano, e non stiamo parlando di
grammatura. Questa è una Quaxima da 80 grammi e anche qui, come vedete, non c'è alcuna ombra, tantomeno sulla carta Rhodia che abbiamo provato prima. Quindi, cari amici, in conclusione che cosa diciamo? Un bell'inchiostro, senza dubbio, costa un po' di più di altri, sì è vero, però vale la pena, se siete così appassionati del nero, forse averlo nel cassetto. E comunque, fra tanti inchiostri che Aurora produce, secondo me, anche andando nella gamma superiore, quella dell'anniversario, secondo me questo black forse sarebbe il primo della lista, nonostante appunto mi piacciono molto i colori, ma per formulazione e per unicità ritengo che questo sia ancora una scelta molto valida. A tutti voi amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.